Dal 16 giugno 1940 all'8 settembre 1943, a Campagna, piccola cittadina nell'entroterra della provincia di Salerno, fu istituito un campo di concentramento per internati civili di guerra, dislocato in 2 caserme, che a pieno regime ospitarono circa 430 internati. In gran parte ebrei, provenienti da Polonia, Austria, Germania, Ungheria, Cecoslovacchia e molti fiumani ex apolidi. Il loro arrivo in catene nel piccolo centro abitato suscitava la curiosità e lo stupore degli abitanti, ben distanti dai tragici avvenimenti della storia, addirittura dallo stesso significato della parola ebreo. Avete fatto col omicidio? No. Allora siete ebrei, beh. Povera gente. La religione. Ah? La religione. E che c'entra la religione? Ognuno da credere a quello che vuole. Solo perché siete ebrei da sta così. Ma dove arriva sto fascismo? Molti internati provenivano da Fiume, città di frontiera, da dove il commissario di polizia Giovanni Palatucci, responsabile dell'ufficio stranieri, riusciva con vari stratagemmi a dirottarli a Campagna, grazie anche all'aiuto dello zio Giuseppe Maria Palatucci, vescovo della città. Gli internati, trattati in modo molto umano, godevano di una certa libertà di movimento. Riuscivano anche a affittare degli appartamenti nel centro abitato. Ricevevano periodicamente la visita dei loro familiari. Scusate, sono Magda Lipsic. Ho qui il permesso per incontrare mio padre Eugenio. Grazie. Sono stanchissima, ma pur di rivedere mio padre farei qualsiasi sacrificio. Sapeste quanto è lontana Fiume e che nostalgia lasciarsi alle spalle la città, il mare e giungere in questo paesino quasi nascosto dai monti che lo opprimono. Non è facile per noi andare avanti senza di lui. La casa è vuota e doloroso lo spazio dell'assenza. Papà! Eccomi! Nel campo si viveva in condizioni igieniche non ottimali, ammassati in poco spazio, privati della necessaria intimità. Che avete da guardare? Non riesco a pisciare se state tutti lì a guardarmi. Da 2 mesi mi alzo di notte quando tutti dormono o quando gli altri sono fuori. Prova tu a farlo davanti a tutti. Ci riesci? C'è poco spazio e tanta gente. Se vai in bagno di notte e gridi nel sonno, ti sentono in tutta la camerata. E poi ci sono troppi rumori. I letti sono duri, il cibo non è buono e le cimici ti tormentano soprattutto di notte. La comunicazione con il mondo esterno era sottoposta al controllo della censura. La distanza forzata era motivo di sofferenza per i prigionieri del campo e per i loro familiari lontani. Heinz caro, amatissimo figlio, questa settimana sono addirittura piovute le tue notizie e delle migliori. Così ho potuto respirare liberamente. Dio sia ringraziata. Accendendo le candele e pronunciando le mie benedizioni, ti ho pensato intensamente e ho pregato per te. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, all'indomani dello sbarco degli alleati, il comando tedesco insediato presso il fiume Sele fece intendere che avrebbe rastrellato gli internati.
Anche in questo caso, l'umanità delle autorità locali evitò la sicura condanna a morte. Il comandante del campo, brigadiere Mariano Acone, in accordo con il vescovo, diede ordine al custode, Remo Tagliaferri, di far scappare gli internati da San Bartolomeo, evitando così la cattura da parte dei tedeschi. Essi si rifugiarono sulle montagne intorno a Campagna e rimasero nascosti per alcuni giorni. Era il 17 settembre 1943. L'aviazione alleata, attirata da un mezzo militare della Wehrmacht, sganciò diverse bombe che colpirono una folla di civili che si accalcava davanti al municipio per ricevere la razione di pane. Fu un'enorme carneficina. Dottor Fayes! Dottor Danzer, aiuto! Aiuto! E non bombardate Campagna, il paese è distrutto! Ci stanno morti e feriti ovunque! E i macerene seppelliti morti! Ve ne prego, dottori! Gente che piglia fuoco, sangue ovunque! Dio mio, quanto sangue! Ve ne prego, dottori! Scendete ad aiutarci, per favore! I medici ebrei che erano fuggiti dal campo, tra i quali Max Tanzer e Chaim Paes, nonostante la situazione di pericolo e la possibilità di essere catturati dai tedeschi, si recarono sul posto della strage, dapprima soccorrendo i feriti, in ambulatori di fortuna, e poi, per scongiurare il pericolo di epidemie, bruciando i cadaveri. Il bombardamento del 17 settembre 1943 provocò a Campagna 177 vittime. Finalmente il campo di internamento fu ufficialmente chiuso. Ma questa non è la fine. Io so che questa notte una lucente stella verso il cielo sale, mi indica la via della luce. So che viene il nuovo giorno e riporta indietro il mio mondo e al tocco della campana della pace mi bacia di nuovo la fortuna della vita. Il campo di internamento di San Bartolomeo è ora Museo della Memoria, Centro Studi Giovanni Palatucci. L'Associazione Teatro dei Dioscuri, insieme ai suoi partner, vuole far rivivere in modo interattivo ed emozionale ai visitatori una pagina di storia piena di profonda umanità.